Perché il tuo cane insegue persone o oggetti in movimento? Animali, macchine, monopattini, skateboard, pattini, monomali, macchine, skate, qualsiasi altra cosa. Oggi scopriremo da che cosa deriva questo tipo di comportamento, quali sono le motivazioni, ma soprattutto come risolverlo. Innanzitutto bisogna individuare quale può essere la causa scatenante. Le motivazioni che portano il cane a questo tipo di comportamento sono varie e adesso le elenchiamo e poi affronteremo uno ad uno come intervenire correttamente a seconda del caso. Una motivazione può essere un timore, una paura. Il cane non ha capito, non ha chiaro che cosa sia una persona sullo skateboard o sul monopattino o una macchina o un jogger che corre tutto sberluccicante e quindi come meccanismo di difesa può decidere di fare due cose, anzi tre. Immobilizzarsi, scappare o andare ad aggredire. Se questo è il tuo caso, il lavoro da fare principale sarà quello di abituarlo a questi stimoli. Se ha paura delle macchine e reagisce rincorrendole, abbaiando, dovrò stare magari tutti i pomeriggi per 3-4 ore all'incrocio di una strada molto trafficata. A un certo punto il cane si abituerà e smetterà di farlo. Questo è detto in sintesi. Poi ovviamente sono disturbi che se non riuscite a gestire per i fatti vostri dovete rivolgervi a un professionista, quindi tenete questi consigli come metro di giudizio per capire come lavora l'educatore da cui andrete in futuro. La seconda motivazione, quella che mi verrebbe di dire la più banale, la più scontata, è la motivazione predatoria. Il cane che ha questo istinto ad inseguire, prendere cose, oggetti, animali in movimento, ok, predatorio. Tu sei un predatore. Questo istinto il cane, non sfogandolo in attività di gioco con noi, che possono essere la treccia, il frisbee, la pallina e dopo vi faccio vedere come fare, sfoga in attività sostitutive questa sua motivazione, quindi le sue attitudini lavorative da predatore non vengono tenute in considerazione nella nostra routine. Noi non abbiamo dei momenti in cui giochiamo con la treccia, gli facciamo inseguire oggetti che lui possa inseguire e prendere e predare, e quindi il cane si frustra e cerca delle alternative. Parlando del gioco, qui con me io ho lo zaino che loro sanno bene che contiene tutte cose belle, vero? La pallina che la diamo a Splash, poi abbiamo la treccia Artax, vuoi la treccia? Grande. E poi abbiamo un'altra pallina con la corda, prendi, yebbe, bravissima. E ovviamente i miei adoratissimi e beneamati frisbee, vero? Con questi giochi io posso insegnare al mio cane qualcosa di costruttivo, lavorare costruttivamente sull'istinto predatorio, anzi sfruttarlo per un'attività lavorativa, ok? Guardate che i border collie, che voi li vedete loro molto addestrati e molto tranquilli, prendi l'altro bianco. Sono cani che questo istinto del predatorio ce l'hanno molto marcato, molto sviluppato, quindi se non fate questo tipo di giochi poi vi scavano le buche. E tutto ciò che io spiego nei miei video serve a portare il nostro cane, uè Naxax, finito di scavare te, pazza, vi inseguono le persone, vero? Sclux. Vedete come si concentrano? Perfetto, corri! Ups. Con la treccia si gioca al tira e molla, che non è un gioco che fa diventare il cane aggressivo e lo eccita ulteriormente, ma sfoga la combattività, che è un tratto del carattere del cane o una motivazione, e che quindi va appagata e incanalata con giochi su cui il cane si possa sfogare. Ogni tanto lo faccio vincere e ogni tanto lo faccio lasciare. Un gioco molto semplice, no? La palla con la corda può essere utilizzata sia come una treccia, quindi per fare il tira e molla, sia per fare qualche lancio, e comunque è un ibrido tra una treccia e una palla. Ovviamente se il vostro cane non riporta, prima di lanciargliela dovrete insegnargli il riporto. Vedremo dopo come fare, e comunque vi lascio anche i video nelle schede. Bravo, Dico.
secondo gioco è quello delle due palline. Due palline servono per insegnare al cane il riporto o comunque lo scambio dell'oggetto, evitando così che il cane si distragga, si allontani o si metta a terra a masticare da solo la pallina che ha raggiunto. Si inizia con lanci molto brevi, molto corti, per poi aumentare la distanza. Come potete vedere, Splash ha un riporto molto tranquillo, molto lento, e quindi se voglio aumentare la velocità del riporto, devo gasarlo, correre con lui e lanciare la palla da una direzione all'altra. Bravo! Sì! Lascia. Sotto, corri. Bravo. Passa, sotto. Oh, occhio, Tenta, ciccia. Resta. Under. Di frisbee ne uso vari, così oltre a distribuire il danno e a non spaccarlo subito, le insegno a non diventare troppo possessiva e a scambiare l'oggetto e a tornare sempre su di me. Quindi iniziamo a fare piccoli lancetti così, cercando di angolarli bene per farli riprendere al meglio, e poi comunque vi lascio il video dove si insegna, guarda che sta salta, dove si insegna a giocare bene. Torno, passa, resta, over, bravo, over, bravissima. I frisbee se ne usano più di uno, più di due, 5, 6, adesso ne abbiamo 5. Back, under, resta, dietro, under, brava. Serve per evitare che il cane diventi possessivo con l'oggetto e si abitui a scambiare o a riportare e a essere concentrato sui nostri lanci piuttosto che sul correre in giro o spaccare l'oggetto. Spin, fermo, sotto, over, bravissimo. Over, yes baby, sotto, spin, back, under, 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 bravo, bravo, porta, push, bravissimo, push, bravissimo. I frisbee non si lasciano mai come gioco da masticare, se no perdono di valore e poi spendete un botto di soldi, quindi si gioca solo con noi. Dietro, 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 super. E così, e così. Sotto, brava, passa, bravissima, sotto, brava, passa, ferma. Left. Ok, mid. Mid. Brava, bravissima, ferma. Resta, resta, prendi. Bravissima. Tunnel. Bravo. Corri. Bravissimo! Bravissima, passa! Whoosh, bravissima! Intorno! Passa! Grande! Sotto, corri, 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 corri! Sotto! Corri, brava, bravissima! Terza motivazione appunto è protezione del territorio. Questo è molto comune se vedete i cani nelle villette che stanno in giardino, che rincorrono il recinto per abbaiare. Quello è un comportamento che vuole difendere il territorio, scacciare l'eventuale pericolo, perché ricordatevi che gli animali, finché non capiscono che noi siamo persone innocue, ci vedono come un pericolo e dalla paura possono scaturire una serie di reazioni spiacevoli. Quindi è molto importante socializzare bene il cane. Se avete la possibilità di farlo prima dei 4 mesi e mezzo è meglio, ma se
non riuscite, portatelo a reintrodurlo nelle situazioni che gli generano questa risposta comportamentale. Seconda cosa, non sottovalutate il gioco, portate il vostro cane a giocare frequentemente, senza rimbecillirlo, ma portatelo a giocare. Terza cosa, non dovrete lasciargli, e qui si sfonda un bel discorso, la possibilità di sviluppare questa territorialità. La territorialità il cane la sviluppa se voi non avete la leadership. Quindi ragazzi, è tanto facile fare video di 10 minuti in cui vi dico fai così, fai cosà, ma il discorso è complesso, quindi non smettete di studiare, non smettete di informarvi, e tutto ciò che io spiego nei miei video serve a portare il nostro cane. Uè, Naxax, finito di scavare te? Pazza! Intorno. Vai left. Resta. Non l'hai preso però. Quindi portate il vostro cane a giocare, leadership, regole, esercizio, e tutte queste cose vi faranno estinguere, ossia andare via, i problemi che avete. Badate bene che una causa non esclude un'altra, quindi può darsi che il vostro cane abbia sia timore dello stimolo, sia che non lavori a sufficienza sul predatorio, oppure che sia territoriale, quindi che ce l'abbia tutte queste cose. Quindi è molto importante che quando addestriamo il nostro cane noi teniamo conto di tutto quanto, non solo della pallina, non solo dell'area cani, non solo delle passeggiate, ma di tutto il lavoro che c'è da fare con un cane. Questo è tutto. E adesso vi lascio alla vostra vita e ai vostri problemi, e io vado avanti a risolvere i miei.